Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa live su Starfield. Oggi sarà una giornata molto particolare per Starfield perché comunque la porterò avanti praticamente per tutto il giorno. Adesso inizierà appunto questa live e finiremo per le 2, quindi in 3 ore. Dopodiché ce ne sarà un'altra alle 16, sempre per 3 ore, e poi alle 21 ancora per 3 ore. Io spero di riuscire a portare a termine almeno la quest secondaria che ci hanno affibbiato a forza. Ciao Nakito, benvenuto. Spero di riuscire a finire questa side quest e almeno magari a prendere un altro elemento per costruire la nostra base, sai, in 9 ore quantomeno. Uno spera. Andiamo avanti, siamo rimasti che eravamo arrivati a Neon, stavamo facendo ancora questa side quest e ce n'è stata affibbiata un'altra, ovviamente, perché non bastava una sola, ma dobbiamo farne anche un'altra per cercare insomma di farci amica, tra virgolette, un'informatrice per raggiungere un dispositivo che ci serve appunto per arrivare a questo pianeta gassoso senza dover essere distrutti appena arrivati. Quindi ecco, la missione è chiedi amica degli spostamenti di Ayumi Komiko, e poi opzionale abbiamo le prove per ricattare Ayumi. Andiamo subito nella quest. Dai che tra circa 7-8 anni finisce la quest. No, guarda, non mi nascondo perché non ne ho bisogno. Io non ne posso più di Starfield, sul serio. Sta andando avanti, ragazzi. Io ho avuto l'early access, cioè vi ricordo che la mia prima live è stata fatta diretta, ho fatto tutta una diretta durante tutto il giorno su Starfield il 1° settembre. E siamo ancora qui a quasi metà novembre. Dico solo questo. Allora, andiamo avanti. Puoi passare? Grazie. Allora, ecco qua, Mika. Welcome. Please, make yourself comfortable. I can offer you a drink, or perhaps you're here seeking access to our members' lounge, where you can enjoy your Aurora experience in peace. Sto cercando Ayumi Komiko. Andiamo al sodo, ragazzi. No, not this again. You people should leave her alone. What do you want with her? Perché ti importa tanto di Ayumi? Not that it's any of your business, but we're very close. We're in love. I refuse to let anything bad happen to her, no matter how much trouble she's gotten herself into. Ok, comunque ho dei documenti che dovrebbe firmarmi. Yeah, sure. Tell me another one. You Ok. debt collectors are low-life assholes. She's broke, okay? Now get out of my club before I get really pissed off and have you thrown into the street. No, really? I'd like to see you try. E proviamo con la prima. Non recupero crediti, faccio parte della flotta Cremisi. The Crimson Fleet? Oh my, I'm sorry. I had no idea. I didn't mean anything by it, really. Sorry, well, I worry about her.
Ayumi owes a lot of money around town. I'm trying to help her out, but, you know, I have a business to keep afloat. If you want to talk to her, you can find her in the members' lounge. Of course, access to the lounge is going to cost you, and I'm not changing my mind about that. Beh, non è che abbiamo molta scelta, perciò ottimo, procediamo. Excellent. Then here is your access key. Please let us know if anything in the lounge interferes with your comfort. E quali drink consigli? Lasciamola parlare un Of attimo. course, I recommend our house specialty, the Chimera. It's a unique triple-layered drink that I believe you'll find quite delightful. It consists of mild cold soju on the top, a thin layer of fruit liqueur in the middle, and a strong dark soju at the bottom. The initial mildness of Chimera slowly warms the senses, which rapidly transitions into a sudden burst of sweetness from the fruit liqueur. This sweetness braces the palate for the impact of the much stronger, robust finish. It's a drink of my own design. Ok, senti, sto cercando informazioni su una tavola rubata, appartiene a Boreal US, credo si legga così. I see. I'd be willing to divulge this information for the right price. Ancora? Come faccio a sapere che le tue informazioni mi saranno utili? Because when you work the bar, your clients tend to be more honest than they'd like to be. And besides, information isn't a drink that you can sample. E perché dovrei pagare? When clients come to my bar, they expect a certain amount of discretion. Eroding their trust is not something I'm willing to do for free. Vabbè, ecco qua. Thank you for your business. The man you want goes by the name of Stratos. You'll find him at Madame Sauvage's. He's what you would call a fan of Miss Borealis's works. Or maybe fanatic is a more accurate term. Either way, he's the one you want. But you didn't hear it from me. Che genere di persona è Stratos? He's one of the usual lowlifes you'll find at Madame Sauvage's. He's also a very fervent admirer of Miss Borealis and her work. It wouldn't surprise me if that admiration extended to her possessions. For fans like him, trinkets and mementos are a way to get closer to the one they admire. Fallen stardust. Vabbè, andiamo. Now sit back, relax, and unwind. Vabbè, Yeah. dunque. Andiamo. Hello. Speriamo solo che una volta finita questa quest puoi andare avanti tranquilla con la storia, magari. Yeah. What do you want? Ma sembra abbastanza ancora lunga prima che finisca questa quest qui. Lavori per la Generdyne, vero? Before you continue, let me save you some time. If you're having a problem with your POW or a complaint about your rates, you need to contact our customer service department. Anything else? Sì, mi serve un modo per entrare nella centrale della Generdyne. You must be zoned out of your mind, because there's no way anyone sober would say something like that. Ah. È la flotta Cremisi a chiederlo, non io. The Crimson Fleet, huh? This is interesting. So tell me, what does Delgado need with my Pastor Generdyne? Mi serve la tecnologia della griglia di conduzione. So, let me get this straight.
You want me to sneak you into Generdyne so you can steal the only profitable piece of technology the company's come up with in decades. If you expect me to take a risk like that, then it's going to cost you some major credits. E da quando ti preoccupa correre rischi? Do you have any idea what Benjamin Bayou would do to me if he found out we were even having this conversation? If I'm going to let you into Generdyne, I need a backup plan. Namely, money to get off-world, fast. You understand what I'm saying? Non devo pagarti neanche un credito. Yes, you do. Short of taking it off my dead body, which would never happen thanks to my Syoga buddies here. You don't pay, you don't get the pass. Paga non si sa quanti crediti, così non otterrai un credito di più. You've got yourself a deal. Here, take this pass. It should get you through the storage room entry to the facility. I'm warning you though, once you're inside, you're trespassing in a high security zone. That means they shoot on sight. Good luck. You're going to need it. Ok, ma tanto ne abbiamo di armi, quindi... Excuse me. Looks like you need to relax. Ok, vediamo un attimo una cosa tra le missioni. Ok, vabbè, entra nel Generdyne, ok, sì, va oltre, va bene. Non abbiamo fatto una cosa opzionale, ma meglio così perché così è più rapido. Allora, andiamo di qua. Rather be doing this than getting mixed up. Cosa sono queste cose enormi? Forse pescioni che pescano dal fondo del pianeta, vabbè. Immagino. Però mi sembra strano che non puoi saltare da questo. Se... Allora, il punto è che quando è iniziata la quest, io sono stata catturata a forza, ovviamente io stavo facendo altro. Sono stata catturata e mi hanno messo davanti a una scelta: o rimango in arresto per sempre, oppure faccio questa quest. Se avessi detto di no alla quest, sarebbe stato game over. Semplice. Aspetta, perché... Perché segna fuori e poi segna dentro? Attraverso l'ingresso del magazzino, e non è qui? Ah no, è qui, ok. Appunto mi sembra strano che Bethesda ha fatto una cosa del genere, non era mai capitato, e non è mai capitato che Bethesda ha fatto un gioco del genere, infatti. Semplice. Ah, munizioni. Valido, buono, sì. Mamma mia. Yeah, that section of the production room. Aspetta.
Non mi torna una cosa, dunque. No, se dobbiamo scendere, dobbiamo scendere. Sembra che sia anche più basso. È come se dovessimo scendere ancora, ma non trovo un punto per scendere. Ah, qui. Facciamo una cosa, ragazzi, io vedo molta gente e la cosa mi preoccupa un po', perciò metto questo. Ma mi sa che mi metto anche questa. Senza casco. Alert. I am my sensors. Damage. All systems. Meglio. Aspetta. No, non mi posso riempire di queste cose adesso. Oh, you made a big mistake. E penso niente di utile, a parte magari dovrò andare di qua. Don't make me kill you. I can't do this. Andiamo. No, va bene così. Tanto mi vedrebbero lo stesso. Aspetta, forse qui c'è qualcosa. Ah,
un casco. Yes, I'm just hearing things. I'm out of here. Dunque, dovremmo essere sulla strada giusta. Ascensore, andiamo. Ok, ci siamo arrivati qui. Allora, dobbiamo usare a quanto pare questo computer e vediamo. Allora, la griglia di conduzione è un sistema di assorbimento elettromagnetico che utilizza il velo sospeso sopra neon come conduttore per l'energia dei fulmini. Quando un fulmine si scarica tra il velo e la troposfera, l'energia si disperde uniformemente tra i ricettori del sistema. Essa viene quindi condotta nel nostro impianto di trasformazione, dove attraversa una serie di condensatori polifasici e di rettificatori. Ciò garantisce che l'energia venga equalizzata dal suo stato originario positivo o negativo. Una volta che l'energia è stata ripulita, viene immagazzinata in accumulatori nel nucleo energetico della struttura. Stato del nucleo, va bene, capacità massima attivo, arancione attivo. Scarica progetti. E questo era quello che ci serviva. I progetti della griglia di conduzione sono top secret, come misura di sicurezza sono criptati con cifratura olomatrice 512 bit. Per decodificare richiedere cifratura al capo tecnico Brazen Bayou nella sezione R. Ok, quindi adesso andiamo avanti. Fusibile no. Andiamo avanti. Allora, ho già visto qualcosa per quale vale la pena fare un cambio arma. Me li cucino io adesso. Dove è andato a finire quello che era qui? Damage. Qui non c'è niente di utile, andiamo. Stop, please. Don't shoot. If you want the encryption cipher, you're welcome to it.
There's no need for all this violence. Come sapevi che sono qui per il cifrario? When you access the computer in the power core, it sends a notification to be here. I knew you were coming. I just didn't know when. E qual è il tranello? No catch. I'm not trying to trick you. You want the cipher? It's yours. At this point, I'd do anything to get back at my brother. He deserves everything he's got coming to him. Scusa, chi è tuo fratello? You're kidding, right? My brother is Benjamin Bayou. Ah, One and only. so fratelli, The quindi. administrator of Neon. The reason I'm so damn miserable. Guarda, i battibecchi tra te e tuo fratello non mi riguardano. Look, I'm giving you what you want. The least you can do is hear me out. You know, I've spent my entire life living in Ben's shadow. Everything always works out for him, while I've been bouncing from one job to the next, barely keeping afloat. And all the while, he laughs at me behind my back. Thinks it's hilarious to make fun of his stupid brother. Like I would eventually find out. Tyrants, like your brother, eventually fall. It's inevitable. Perhaps you should just give it some time. Come sai che sparla alle tue spalle? One advantage to being perceived as stupid is that no one takes you seriously. When I walk into a party, I'm instantly the resident social pariah. My eyes and ears are wide open. I can't tell you the number of times I've overheard that my brother has spread amusing anecdotes about his stupid brother. Dovresti smascherare tutti gli affari loschi di Benjamin Bayou. That wouldn't do any good. For every scheme he's gotten himself into, he has a bulletproof exit strategy. Man's virtually immortal. Ugh, that's true. He's a slippery man who can worm his way out of any legal situation. You know what? I am sick to death of being pushed around. It's my turn to take control for once. The passcode for my terminal is GEN-41A18. That should give you access to the cipher and whatever else you need. I'm getting out of here while I still can. After you're done, I suggest you do the same. Quanto sono difficili le cose per te qua giù alla Generdyne? On a scale of 1 to 10, 1 being the worst, I'm at about, I don't know, a -8. I don't have the background for this electrical engineering stuff. Chief technician? It's ridiculous. Ben stuck me down here expecting me to work miracles. He didn't stop for even a second to think of the repercussions. That's so typical. All I need is one breakthrough. One. And I could shove this job right in his face. Damn, that would feel good. Gli dico questo, guarda, immagazzinare tutte le energie della griglia richiederà delle celle energetiche resistenti. Of course. The storage tech that Dr. Corbin came up with. How can I miss that? Generdyne could make a fortune selling those to outposts for power collection purposes. It's perfect. Thank you for giving me that kick in the ass I needed to get going. Beh, bene così. Feels good to be in control for a change. Allora, usiamo il computer. Routine decodifica. Applicazione schema di decodifica olomatrice, decodifica completata, che era quello che effettivamente ci serviva.
Upload sottosistema inputtati. Parecchi dati sono stati trasferiti al mainframe Generdyne, attendere circa 13-20 secondi per l'integrazione. E poi sistema di messaggistica Generdyne. E abbiamo una serie di messaggi. Secondo i rapporti sul budget, nel mese scorso hai speso più di 10.000 crediti e tuttavia non hai nulla da mostrare alla presentazione. Questo deve finire. Da 2 anni continui a promettere una specie di svolta rivoluzionaria, eppure i tuoi presunti sforzi non hanno portato a nulla di tangibile. Ho parlato con il signor Arada e siamo entrambi molto delusi, ma siamo disposti a darti un'altra possibilità, però devi portarci qualcosa di concreto. Vabbè, messaggi vari, ragazzi. Li scorrerei così e basta. Possiamo saltarli. Beh, ora possiamo, spero, anche andare. Lobby della torre del commercio, suppongo. Allora, leviamoci un po' di roba di dosso. Rimettiamoci questo, leviamo il cappello. Mi sembra di aver già visto questo posto un'altra volta. In realtà qui abbiamo anche un'altra side quest da dover completare, ma vabbè. Aspetta. Ah, di qua, ok. Ah, there you are. What kept you? I believe we have a lot to discuss. It's obvious you're Sei passato da Starfield a Spider-Man. Fortunately for them, they rented this VIP room under a false name. I assume that same someone provided you with that clever little virus you installed into Generdyne's systems. Mi stavi aspettando? Well, yes. You didn't think your little foray into Generdyne would go completely undetected, did you? Ok, allora se sai perché sono qui, sai anche cosa c'è in gioco. All too well. You know, I should give credit where it's due. That virus is quite impressive. It will cost me tens of thousands of credits to remove. That's the last time I'll ever take the Crimson Fleet's capabilities for granted. Perché ti importa se la flotta Cremi si ruba segreti della Generdyne? Because, like the majority of revenue-generating businesses in the city, I have a vested interest in Generdyne's profits. But more importantly than simply losing money, I don't like anything in my city being interfered with without my approval. Se sai che sono della flotta Cremisi, allora sai che facciamo sul serio. And I'm a businessman, which means I know when to walk away from a deal. You want to know why? It's because I don't negotiate with pirates. They don't understand commitments or contracts. How to get the deal done with finesse. No. For your kind, it's only brute force and violence. Shoot first, take whatever you want, and ask questions later. That's not how I do business. I tuoi metodi non sono diversi dai nostri. It
may seem that way, but for every rival I've had thrown into the ocean, I've made 2 times as many legitimate deals. Look, I'm not here to debate. I'm here to make an offer. All you have to do is tell me who's profiting from the virus you've uploaded. In return, I'll let you leave the city alive. You make my skin crawl, Bayou. E cosa gli succederà? You don't have to worry about that in the least. You point me to our little mole, and I'll do the rest. You don't even have to get your hands dirty. Ok. Allora è opera mia. Really? That's the story you're going with. Very well. There's a body that Neon Security is going to be discovering very soon. One with concrete evidence that links you to the murder. I'd say you have about 1 hour to leave this place before you have a price on your head. You'd have someone killed to pin the crime on us. Oh, you're a wretched excuse for a human being, Bayou. So, I assume this concludes our little arrangement, and you'll be leaving our fair city. Oh, when you get back to the Key, be certain to give Neva and Delgado my warmest regards. Ma Not interested. tanto questo posto non è che mi piaccia. Però potrebbe essere una minaccia, magari ci ha messo qualche cosa nella nave per cui o ci traccia oppure eventualmente fa esplodere qualcosa. Sembra quasi cyberpunk, è vero? È vero. Ok, penso che... Ok, di là infatti. È vero, sembrava quasi cyberpunk e questo non è che significa che mi piaccia, insomma. È da quella parte, ma non c'è niente. Ah sì, forse di qua, aspetta. It's a mood. What can I get you today? Glad you're back. Sorry about the whole Benjamin Bayou thing at the Astro Lounge, but I didn't have much of a choice. Can you believe the nerve of that smug son of a bitch? Man is priceless. Io Cyberpunk l'ho mollato per 10 minuti e poi mollato. Sì, penso che potrebbe essere la stessa cosa anche per me, effettivamente, che non è esattamente il mio genere. Anche se tra i due preferisco molto di più The Witcher. Stesso sviluppatore, stesso genere di giochi, ma The Witcher secondo me è molto meglio. E non mi fa paura. You're not the least bit concerned that he found the virus and figured out where we were meeting that quickly. Must be nice to be so naive. Era per la flotta Cremisi, ci guadagniamo tutti. That might help you sleep at night, but doesn't do me a hell of a lot of good. Since Bayou flagged the virus, I can't risk accessing the system now. All that work I did trying to crack Generdyne is gone. Now I'm in a bit of a bind.
The prep work for this job put me in deep for a bunch of cash, and I have no way to pay it all back. A chi devi i soldi, scusa? Well, a business partner of mine named Nix was the author of the virus. Don't know if you know him or not. Then there's the folks I paid to keep an eye on Ayumi Komiko, a few of the guards at Generdyne. Like I said, it was a huge job. Honestly, I shouldn't be revealing my sources because that puts you on their radar as well. But hey, you asked. Quando tornerà la chiave forse metterò una buona parola per te con Delgado. That's pretty cool of you to offer, but I know what he's gonna say. Sorry, Estelle. This was your scheme. You're on your own. Believe me, he's not gonna be much help. Look, I was hoping you'd pick up on what I was trying to ask. The hell with it. I'll just ask. Can you cut me in for a little bit of cash you're making on this job? I mean, I did get you inside and practically hand you the data on the grid. She's right, you know. Without her help, you never would have found your way into Generdyne. Vabbè, ma The Witcher è il top, dovrei riprenderlo e finirlo. Io l'ho finito. Molto bello, ma non l'ho rigiocato da quando hanno cambiato il motore grafico. E in questo momento proprio non mi va. Comunque è molto bello. Sì, dai, ok, credo di poterlo fare. I appreciate that. I really do. Having each other's back is what makes the fleet stronger, you know? How much are you willing to part with? Um, 4.000 è quello che posso permettermi. This is perfect. It will definitely help. Thank you. We appreciate your help, Estelle. All right, I guess we're done here. Tell Delgado if he ever needs me for anything else. I've still got his back. And hey, you won't be hearing rook from me anymore. As far as I'm concerned, you're one of us now. Lifeblood of the fleet. If anyone tries to tell you otherwise, you send them to talk to me. Qual è la tua prossima mossa, Estelle? I hear things are heating up back at the Key, so I might fire up my bird and head over to check things out. Rumor has it that Delgado has some solid info on the Crix's legacy story he's been hawking for the last few years. If there's even a chance that it's true, I want to be there when Shinya Vaz starts splitting the loot, if you catch my meaning. Credi davvero che l'eredità di Crix esista? Now, how did I know you were going to ask me that? Honestly, doesn't matter if I believe that Crix's legacy exists or not. What's important is that I believe in Delgado. If the man thinks that chasing shadows is going to make us rich, then who the hell am I to judge, right? I mean, I'm not going to jump off the cliff for him or anything, but hey, he needs an extra ship at his side. He's got it. Beh, andiamo. Just watch your ass. Benny isn't exactly going to be tickled that you've been talking to his brother. L'unica parte che non mi piace è Gwent. Sai che ancora non ho un'idea? Cioè, nel senso, non è un personaggio che per me è ininfluente. Né mi piace né non mi piace. È proprio per me nulla di che. A me piace lui, ma vabbè. Allora ragazzi, penso che adesso possiamo anche andarcene via da qui. Appunto, Gwent sono le partite di carte. Appunto. Cioè non le ho... Quando trovo questo tipo di cose io proprio le scarto. Anche in Red Dead Redemption quando c'erano le partite di carte io le ho sempre saltate, a parte quelle obbligatorie. Ma le ho sempre saltate. Me ne ha fatte fare mi pare una su The Witcher. Obbligatoria.
Cioè, se volevo un gioco di carte, giocavo a un gioco di carte. Allora, ma perché continua a dirmi che torno alla chiave e logicamente io adesso sono sulla mia nave, perciò torno alla chiave. Magari sali, magari dall'altra parte. Welcome back. E facciamo direttamente qui, imposta rotta e fai salta. Possiamo caricare le texture possibilmente? Che almeno ci si vede un po'. Ah no, aspetta. Stavo confondendo con un'altra nave. Ok, adesso sì. All hell's breaking loose, Rook. Delgado needs you in the repair bay with Jazz as soon as possible. Spero niente di grave. Oh, it's bad. Real bad. Delgado will fill you in with the details. Now get your ass to the repair bay. Go! Ok. Ma prima di andare avanti, ragazzi, io bevo un po' d'acqua. Arrivo subito.
Rieccoci. Allora, vediamo che vogliono. And you are sure we will have those defense batteries up and running? No, I'm not sure. They're in bad shape, Del. Really bad shape. I'm already using duct tape and spit to keep the station from falling apart. You want me to pull a rabbit out of my hat? I don't want to hear excuses. I want to hear that it's going to be fixed. Period. Get it done. All right, I'm on it. You want to quit standing there and hand over the conduction grid data? Non è stato facile ottenerli. Wow. Really? You know what else isn't easy? Listening to complaints and excuses. From everyone. All right, I get it. Just hand over the tech. All right, listen up because I don't want to repeat this twice. We've gotten word that UC System is massing somewhere nearby for an attack on the key. While we prepare for their arrival, I want you to head straight for Bannock 4 and bring Crixus Legacy home. Come fai a sapere che la DeepSys sta radunando per un attacco? I have a very reliable source in the past. They were so concerned that the threat was real, they actually jumped the information out to us right away. Ok, allora dimmi esattamente cosa vuoi che faccia. Lay it out, Jess. All right, first things first. I'm gonna upload this data you snagged from Generdyne into the Keys databanks. All you need to do is build and then install a conduction grid module onto your ship. Oh, and if you haven't already, you'll need the comm spike module installed as well. While we're at it, perhaps we should fetch your groceries for you as well? Once your ship is ready, jump out to Bannock 4, board the Legacy, and bring us the cash. Dove posso costruire i moduli della nave che mi servono? Everything you'll need for ship repair and construction is down in Jess's section of the keep. If you have any questions about the modules, she'll have all the answers. Ok, e se quando arrivo su Bannock 4 non trovo niente? You better pray that isn't the case, because that means we are done. As in, no more Crimson Fleet. Deve esserci un inghippo. Of course there's a catch. What, you thought this would be easy? After you board the Legacy, be on the lookout for 2 transfer modules. They're special keys that allow access to the ship's vault. Once you locate the vault's control center, hook up the data core I'm gonna give you, and download everything they've got. And before you get any bright ideas, like running off with the money, that currency is going to be heavily encrypted. Only a genius like Shinya will be able to crack that encryption. So bring it back here right away. Perché mi servono 2 moduli di trasferimento per aprire la cassaforte? Because those Galbank ships were carrying so much money they didn't even trust their own crew. E se Shinya non riuscisse a decodificarlo? That would be a first. I have yet to see encrypted currency that Shinya could not manipulate within hours. I mean, the guy plugs his body directly into his mainframe. He eats, breathes, and shits numbers all day. No, I'm not worried about it. Va bene, potete contare su di me. Yeah? I sure hope so. Look, I'm gonna make this real simple for you. If that money ends up anywhere but the key, I will hunt you down and pry it out of your dead hands myself. Now get moving. Cosa ti preoccupa di più dell'attacco in arrivo? The toughest nut to crack is if UC Systef brings in the Vigilance. That Commander Ikande has himself a hell of a ship there. Advanced shield tech, bristling with weapons. I would love to see that thing burn.
If we hope to stand a chance against it, we need those defensive batteries and Griggs' legacy. Chi sono questi capitani di cui parli in continuazione? You've met some of them already. Matis Castillo, Yevgeny Rokov, Juan Dayu, Estelle Vincent, and Adler Kemp. They might feel like independents to you, but each one of them has a stake in the Crimson Fleet, and each one of them wants a cut of the wealth. I am sending word out to every able-bodied captain that they are needed. We'll see how many answer the call. L'eredità di Chris serve solo per i soldi? The Crimson Fleet isn't really a fleet. It's an ideal. A principle that Crix sought to set up so that pirates didn't infight over scraps. Over time, that notion has been lost. Captains have been turning their backs on the fleet, doing jobs on the side, killing each other. Bringing Crix's legacy back to the fleet would be like validating everything Jasper Crix believed in. And I'm certain it would unify us once again. Of course, it wouldn't exactly hurt to have all that extra money at our disposal. But I think you catch my meaning. Va bene, andiamo. Now get your ass to Bannock 4. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Come farà il modulo Comspike ad aiutarmi a trovare l'eredità? The Comspike traces and decrypts coded signals. As long as you have the transponder ID, you can track pretty much anything. That file you lifted from the Galbank archives contained the Legacy's transponder code, which I'll program into your nav system. All you have to do is get within the vicinity of Bannock 4, and the Comspike will automatically point you to the target. Cute toy, huh? E ti dispiace darmi una mano con la nave? Not a problem. Conduction grid data is all set up in the system, so should be an easy install. Mi piacerebbe vederle modificare le mie navi. Sounds like fun. Let's see what I've got. Allora, quindi facciamo così. Proviamo a modificare questa. E non so se va fatto con costruttore navale, vediamo. Non saprei, ragazzi. Allora, vediamo un attimo queste cose. Dunque, installa i moduli Comspike e griglia di conduzione. I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. Vediamo un I've attimo got questo. plenty of goodies to choose from. Prendo un dubbio. Shouldn't you I be need on to your get way those to defensive Bannock by batteries now? on. Not a problem. Conduct.
Oh, yeah, nothing like changing it up to make a ship feel new again. Allora, penso che sia in costruttore navale, però proviamo a fare modifica così. Però mi devi dare anche qui ragazzi non so esattamente cosa fare perché non ho capito molto per la modifica delle navi o della costruzione, quindi non so esattamente dove andare a toccare. Però queste sono armi, stessa cosa. Capiremo se è bloccato pure così, che in una specie di loop mi fa vedere solo quei pezzi lì. Allora, I need to get those defensive batteries online, so make this fast. Not a problem. All right. forse ci sto arrivando, forse sì. Però devo capire eventualmente che cos'è
il pezzo, anzi i pezzi che dobbiamo mettere. Oh, eccolo, il spike. Allora, questo penso che lo possiamo mettere qua. Ok. E poi dovrebbe essere questa griglia di conduzione. E questa la possiamo mettere, io la nasconderei sempre tipo qua, che dici? No, la mettiamo qua, dai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Andiamo. Quindi se ho capito bene, praticamente adesso dobbiamo andare a fare tipo, non so, un rapporto alla UC e fargli capire che sta succedendo. Esatto, quindi adesso facciamo imposta rotta e andiamo a parlare con questi, anche se però io non l'avrei fatto perché insomma, visto che sono allertati, io non fare una mossa del genere, ma vabbè. How are you, Dusty?
Vigilance is our flagship. Where it goes... All support ships have arrived, Commander. Good. After we're done here, arrange a brief. I want all of their SEALs over here as soon as possible. Yes, sir. There you are. I'm going to make this short and simple. I've received the reports about that stunt you pulled on Neo. You opened fire inside Genadine, a civilian facility. This is completely unacceptable. Are you out of your mind? Non avevo alternative. Unacceptable. There are always alternatives. I've tried to be patient with you, but my patience and your time with System is at an end. You're under arrest. I expect you to follow Lieutenant Toff to the brig peacefully, or else we'll have to use lethal force. Do you understand? Posso convincerti in qualche modo a darmi un'altra occasione? Do you understand what you've done here? If you think for one moment I'm going to allow you to continue under my command, then you've seriously underestimated my judgment. Va bene, e adesso che ne sarà di me? You're being removed from this ship and transferred to prison, where you'll pay for your crimes. Lieutenant Toff will explain all of the details. Si sta avvicinando il game over, ragazzi. Va bene, capito. A wise decision on your part. By order of Commander Kiboye Akande, you are hereby under arrest. You're now stripped of all privileges befitting a member of UC SysDef, and you will be immediately remanded to prison on Jemison. Any attempt to return to the ship will be considered a hostile act and you will be fired upon. Get off my ship. Temo che sia un game over. Il game over ora dopo ore e ore di queste è davvero crudele, è probabile, sì, infatti mi sta dando alquanto fastidio questa cosa. If you were a victim of the recent attack, please remain calm. Cioè, alla fin fine, no? Dove ho sbagliato? Cioè, non dovevo attaccare quelli della Generdine, d'accordo? Ma se non lo facevo? Allora, vediamo un attimo le missioni. Procedi verso Bannock 4. Ok. Aspetta, ma fermi tutti. Fermi tutti. E perché continuare la quest se eventualmente si è... non devo più seguire il caso? Non c'è più la quest, quella della UC, che mi ha dato questo, perciò non vedo perché continuare questa. Non vedo il perché.
visto che tra l'altro non voglio neanche far parte della flotta Cremisi, non mi interessa. Ragazzi, se non c'è più la quest della UC che mi obbliga a fare questo, io questa la chiudo qui, cioè nel senso non vado oltre, non seguo questa missione. Sì, ragazzi, cioè non la seguo più. Non ha alcun senso. E quindi adesso io vorrei tornare al motivo per il quale effettivamente stavo facendo tutto questo giro. Ok, imposta rotta. Salta. Vessel, please respond. You again. You're advised to leave this orbit immediately. The United Colonies will not be held responsible for any harm you suffer by proceeding. Va bene, me ne vado, tanto non è qui che voglio andare. Un secondo solo, perché è questa zona qui che... cioè io devo andare in questa zona ma non in questo pianeta. Un secondo solo, perché sapevo che in questa zona c'era molto altro, non solo questi. A meno che proviamo un attimo qui. Infatti allora ragazzi, io sto cercando di capire dove posso andare a trovare il cobalto. Proviamo a fare il salto qui e vediamo se magari tante volte da qui c'è qualcosa che è utile.
done. Enjoy Sidonia. Allora, scansioniamo un attimo. Qui non c'è nulla che ci può essere utile. Niente. Ragazzi, qui è tutto così adesso, dobbiamo tornare a fare le scansioni e vedere le varie zone dove possiamo trovare i materiali giusti. Niente. Proviamo qui.